Chi non si ricorda di A Tutto Reality, serie d'animazione canadese suddivisa in varie stagioni, che ha iniziato ad andare in onda in America nel 2007 e che è presto divenuta famosa in tutto il mondo? Questa sorta di parodia di celebri reality show è oramai un must dell'infanzia e adolescenza di innumerevoli persone. Quale che sia la propria stagione preferita, da L'Isola a Il Tour, è difficile che una qualunque persona nata poco prima o poco dopo i 2000 non abbia mai sentito parlare delle vicissitudini dei campeggiatori di Campo Guaguanacqua, tormentati dal sadico conduttore Chris McLean. Dopo 6 stagioni e uno spin-off, quest'ultimo che risale al 2015, sembrava però che le speranze di rivedere le avventure del cast classico si fossero oramai spente. Nel 2018 ha iniziato a venire serializzata da Fresh TV, la compagnia di produzione della serie, conosciuta anche per lavori come Sixteen e Grosh Band, un'altra incarnazione del franchise, Le Origini, la quale presenta però un trend solitamente poco approcciabile dagli spettatori un po' più adulti, come sono a questo punto quelli cresciuti con lo show classico, ossia un ringiovanimento di tutti i personaggi con un asilo come ambientazione. Chiaramente una serie con un target di fascia d'età prevalentemente bassa. Ciò nonostante, l'entusiasmo di alcuni fan per il mondo di A Tutto Reality non si è mai sopito, tant'è che nel 2020 ha iniziato a farsi conoscere un progetto di natura fan-made, che ha in poco tempo racimolato largo seguito. Total Drama Reunion, A Tutto Reality La Riunione, sequel delle vicende dello show interamente realizzato da animatori amatoriali con il supporto dei fan. Dopo diversi mesi di lavoro, tra anteprime varie rilasciate per alzare la curiosità generale, la puntata pilota è stata rilasciata sul canale YouTube Blue Production il 30 gennaio del 2020. Nel giro di un paio di giorni l'episodio è entrato nelle tendenze e ha superato il 1.000.000 di visualizzazioni. Sfortunatamente però questa attenzione sembra avere fatto più male che bene alla serie. Il giorno 2 febbraio 2021 il gestore di Blue Production, creatore e direttore della serie fan-made, ha annunciato di essere stato contattato dai dirigenti di Fresh TV, i quali gli hanno intimato di rimuovere l'episodio per violazione di copyright. Nonostante le negoziazioni, in cui il responsabile di Blue Production ha persino offerto di devolvere alla compagnia tutti i ricavati ottenuti tramite le pubblicità di YouTube, la produzione si è dimostrata non interessata, rinnovando l'invito a rimuovere il video. Una triste fine in prima battuta di un'esperienza davvero intensa che dimostrava quanto amore ci fosse per una serie che ha segnato l'infanzia di così tante persone, le quali ancora oggi erano più che pronte a supportare un prodotto ad essa correlato, fosse pure originato da altri fan come loro, piuttosto che dal cast originale. In tutto ciò, la cosa che lascia più l'amaro in bocca è probabilmente l'ipocrisia della gente di Fresh TV. Nel 2018, Tom McGillis, presidente della compagnia e creatore del franchise di A Tutto Reality insieme alla collega Jennifer Perch, così rispondeva su Reddit a un fan che gli chiedeva se ci fosse possibilità di ulteriori stagioni della serie. No, mi dispiace fare l'ammazzasogni, ma al momento non c'è mercato per un'esperienza di questo genere nello scenario dell'intrattenimento di ampio raggio. C'è una serie chiamata Drawn Together che ci ha ispirato quando abbiamo creato quello show, ed era un'incredibile parodia del Grande Fratello, quindi abbiamo deciso di creare la nostra versione di quello spettacolo per i bambini più piccoli. Tuttavia, i nostri bambini sono cresciuti e sono passati ad altre cose, quindi non c'è mercato per uno show del genere in questo momento, secondo me. E va bene, dovevamo solo creare qualcosa di speciale e diverso per il nuovo pubblico di diverse fasce d'età. Detto in parole semplici, alla luce anche di quanto appena accaduto, secondo Tom non ci sarebbe mercato per uno show alla Tutto Reality. Eppure, nel momento in cui una semplice produzione di fan dimostra che un mercato c'è e come, racimolando centinaia di migliaia di nostalgici da tutto il mondo, gli stessi che, secondo lui, sarebbero cresciuti e passati ad altro, cosa decidono di fare? Tagliargli la testa sul nascere, deludendo tutti coloro che avevano visto tale produzione crescere sin dalle fondamenta e attirandosi indubbiamente una discreta antipatia addosso. Ma sarà davvero il copyright il motivo per cui Fresh TV si è così improvvisamente interessata a questo progetto, nonostante le innumerevoli parodie e video ispirati dalla serie che si possono trovare da anni sulla piattaforma? Ufficialmente certo, ma è più probabile che vogliano meno distrazioni possibili da quello che è il loro attuale progetto ufficiale di A Tutto Reality, ossia il già nominato Le Origini.
Quello con il cast di infanti che viene disprezzato da buona parte del fandom originale, ma che a quanto pare è abbastanza popolare tra i bambini, o quantomeno in maniera sufficiente da vederlo come un investimento lucroso. A questo si aggiunge che forse, e ripeto forse, dietro le scene è possibile che ci sia in programma un effettivo progetto di ritorno della serie classica da parte della compagnia e un'apprezzata produzione di fan sarebbe un pericoloso concorrente. Nell'equazione c'è poi da contare il possibile fattore invidia con un prodotto realizzato di nuovo da semplici fan che è riuscito ad arrivare a rivaleggiare in popolarità con ciò che loro stessi hanno creato. Insomma, per quanto l'atteggiamento di Fresh TV si può dire che rientri effettivamente nella legalità, con la difesa del copyright di un franchise e di personaggi di sua pertinenza, senza dubbio l'immagine con cui se ne escono non è tra le migliori. Dopo anni che A Tutto Reality, quantomeno nella sua concezione originale, era oramai uscito fuori dai radar, con tanto di pietra tombale da parte del suo medesimo creatore, un gruppo di fan cresciuti con lo show decide di farne un tributo dimostrando tutto il proprio amore per la serie, allo stesso tempo provando che l'interesse per il franchise è ancora vivo e vegeto. E in tutta risposta, il risultato è vedere andare in fumo l'esito di tanti mesi di lavoro, distruggendo ulteriormente le speranze di quei fan che era stata la stessa Fresh TV a forgiare. Non c'è che dire, davvero un comportamento esemplare. E questo è tutto per quanto riguarda la situazione del video. In merito a noi, invece, potete supportare il canale iscrivendovi, mettendo un mi piace al presente video, recuperando gli altri video e condividendo. Nel caso foste interessati al mio merchandise, perché sì, ho un merchandise, lo trovate su Teespring con una selezione di prodotti già disponibile qua nella descrizione del video. Potete poi sostenermi anche su piattaforme come Patreon, Ko-fi, Streamlabs o direttamente PayPal. Non dimenticate poi di seguirmi anche sugli altri social. E detto questo, direi che possiamo davvero concludere. Alla prossima, gente!